Ciao, amici di Stelle Turche Rivelate, bentornati nel nostro salotto dove la realtà delle star turche si intreccia con i sussurri che accendono i cuori dei fan. Oggi apriamo una porta su un istante che ha rapito l'attenzione dei media e del pubblico. Dopo mesi di supposizioni, mezze frasi e lunghi silenzi, Azal Suba ha finalmente risposto, con la sua eleganza trattenuta, alle domande sul suo legame con Erkan Merik. Sì, proprio loro, la coppia che fa sognare. La coppia che da anni vive tra l'alone della leggenda e la concretezza di sguardi che valgono più di 1000 parole. E tutto è accaduto in un luogo che di romantico ha ben poco, ma che quando si riempie di flash sa trasformarsi in un palcoscenico inarrestabile. Un aeroporto internazionale, una sera in cui l'attesa del volo è diventata attesa di una verità. Immaginate l'aria tagliata dalle ruote dei troli, l'altoparlante che scandisce partenze e arrivi. Gli schermi che scorrono come pagine di un romanzo troppo veloce. E poi lei, Azal, avvolta in un completo sobrio, raffinato senza ostentazione, con quella luce negli occhi che i fotografi chiamano carisma e che i fan chiamano destino. Intorno, un mare di obiettivi, voci che si accavallano, passi frettolosi che si fermano all'improvviso. Tutti cercano la stessa cosa, la frase che cambia la storia. Per mesi, sapete, le piste erano impazzite. C'era chi giurava su un matrimonio segreto, chi vedeva in ogni anello un annuncio cifrato, chi contava i like come fossero prove inconfutabili. E mentre i commenti crescevano come onde, Azal sceglieva il silenzio, una calma che suonava come una decisione e non come una fuga. Ma ieri sera, quel silenzio è stato messo alla prova. Nello spazio brillante di un terminal, un attimo sospeso tra il rullino dei flash e un respiro più lungo del solito, è arrivata la domanda che tutti conosciamo, quella che non concede vie di mezzo. Signorina Azal, è vero che ha sposato Erkan Merik? Non un sussurro, non un giro di parole. La verità chiesta come si chiede un biglietto, la risposta attesa come un decollo. E lei, invece di fuggire o di sminuire, ha lasciato che il momento si masticasse da solo, con quella pausa che è un'arte quando il mondo ha già deciso di interpretarti. Il sorriso, appena accennato, aveva la forza di una linea d'ombra che protegge ciò che conta. La postura diceva controllo, gli occhi dicevano memoria. Poi, la sua frase, compresa e calibrata. Ha ricordato che per mesi aveva preferito non intervenire, che le storie le scrivono tutti quando manca la voce dei diretti interessati, e che, comunque, nella sua vita nulla le sfugge, nulla resta fuori dalla sua consapevolezza. Una risposta che è sembrata una chiave lasciata sull'uscio. Abbastanza per aprire, non abbastanza per spalancare. I presenti hanno trattenuto il fiato, i microfoni hanno tremato impercettibilmente nelle mani dei cronisti. Era una missione? Era un modo di difendere la propria intimità? Era, forse, entrambe le cose. I fan, quelli più attenti ai dettagli, hanno analizzato lo sguardo prima della frase, la pausa prima del sorriso, la cadenza dei verbi. E in quell'intreccio lucido, molti hanno visto una nuova strategia, non più il silenzio come scudo, ma la misura come bussola, la scelta di dire esattamente quanto basta per prendere il timone del proprio racconto. Le domande sono poi piovute come pioggia calda su una città estiva. La sua relazione con Erkan continua ad essere solida? State viaggiando insieme all'estero? È un viaggio di lavoro o un viaggio di cuore? Azal non ha ceduto alla fretta degli interrogativi, non ha cercato rifugio in una battuta, non ha delegato ad altri. Con una serenità che sa di disciplina e di grazia, ha ricordato a tutti che la curiosità è naturale, ma che ci sono storie che rendono di più quando crescono alla luce giusta. Ha accennato alla pace del proprio cuore, alla sensazione che tutto stia scivolando nel posto esatto, e ha promesso che presto si vedrà il resto. Parole semplici, eppure capaci di scatenare quel turbine che conosciamo bene, i social come piazze, le piazze come cori, i cori come presagi. Nel giro di minuti, le discussioni online hanno acceso scintille. La frase Azal ha parlato è diventata il tormentone della serata. Si spulciavano gesti e intonazioni, si cercava un indizio nella borsa, un segno nel cappotto, una minuscola fedina che compariva e scompariva tra le luci dello scatto. Persino il ritmo dei suoi passi verso il varco dei controlli è stato letto come una metafora, sicuri, cadenzati, privi di fretta. E mentre la rete cuciva e scuciva conclusioni, è riaffiorata l'altra metà di questa storia, quella che porta il nome di Erkan Merik. Solo pochi giorni fa, interrogato a margine di un evento,
Aveva detto che non ama trattare pubblicamente ciò che custodisce nel privato, ma che, in ogni caso, si sente bene. Frase sobria, spalancata su un sorriso, priva di rumore e però ricca di sottotoni. E quella dichiarazione, ora, si incastra come una tessera lucida nel mosaico che stiamo guardando da mesi. Insieme, le parole di Azal e di Erkan disegnano un patto implicito. Comunicare il necessario, suggerire il resto, lasciare spazio all'attesa senza trasformarla in ossessione. Non è un gioco, non è un trucco, sembra piuttosto una scelta di maturità, una protezione gentile di ciò che di più prezioso si ha. Eppure, non illudiamoci, la curiosità non smette di bussare, e quando la bussola punta su due persone che hanno scritto una pagina iconica della fiction turca e della vita reale, ogni cenno diventa capitolo. Una voce vicina a Azal, qualcuno che la conosce nel suo modo di lavorare e nel suo modo di respirare, ha suggerito che si sta preparando a cambiamenti grandi, nella sfera personale e in quella professionale. La priorità, si mormora, non è l'effetto sorpresa, ma la felicità preservata, non è l'annuncio fragoroso, ma la serenità che resta anche quando le luci si spengono. Forse per questo, quella scena in aeroporto non è stata soltanto uno scalo tra due città. È parsa, a un tratto, la soglia di un capitolo nuovo, tenere in mano la narrazione, decidere tempi e modi, accogliere la domanda senza cedere alla tentazione di trasformare la vita in uno spettacolo permanente. In quell'andatura composta, molti hanno visto la fermezza di chi sa difendere un sentimento e, al tempo stesso, la delicatezza di chi non vuole ferire la fame di chi li segue da anni. Del resto, non si tratta di mettere al muro una verità o di nasconderla nel cassetto, ma di affidarla alle parole giuste quando arriva il momento, e solo allora. E in questa danza tra privacy e lampi di ribalta, Azal e Erkan sembrano muoversi con un'intesa che parla sottovoce ma si sente lontano. La domanda che agita la notte, adesso, è una: quello che abbiamo visto ieri è una conferma mascherata, un elegante dribbling, o un racconto che si sta rivelando pezzetto per pezzetto? Se ci fermiamo alla superficie, potremmo dire che nulla è stato detto in modo definitivo. Ma se ascoltiamo con gli occhi, se misuriamo le pause e non soltanto i periodi, c'è il sentore di qualcosa che si fa strada senza bisogno di urla. Forse, e dico forse, la vera novità non è un sì o un no, ma il modo nuovo in cui lei ha scelto di farsi ascoltare. Ha spostato il baricentro, da bersaglio a narratrice, da soggetto di diceria a custode dei propri contorni. E quando un personaggio amatissimo fa questa mossa, cambia la partita. Perché crea la regola mentre tutti stanno ancora discutendo del regolamento. Non è un caso che molti commentatori, d'improvviso, abbiano smesso di contare gli indizi e abbiano cominciato a parlare di stile comunicativo. C'è chi ha letto una lezione di eleganza, chi ha parlato di strategia, chi ha sognato, con un brivido, il giorno in cui quelle mani si mostreranno unite davanti a un obiettivo non ostile, non invadente, ma invitato. La verità è che l'attesa, quando è nutrita dal rispetto, sa diventare dolce. Ecco perché questa storia non si è esaurita all'uscita del gate e non si spegnerà con l'atterraggio. Al contrario, continuerà a viaggiare nei pensieri di chi li segue, nelle chat che si allungano fino a tarda notte, nei caffè del mattino dove si commenta più la sfumatura di una frase che il gusto della miscela. Proviamo, allora, a immaginare i prossimi giorni. Forse vedremo un'apparizione pubblica, forse un progetto professionale condiviso, forse un gesto piccolo ma chiarissimo, come un invito a non cercare più la prova perché la prova non serve quando la fiducia è già lì. Forse, invece, ci sarà un ritorno alla quiete, una distanza controllata, il tempo di mettere ordine. In entrambi i casi, ciò che resta è la sensazione che Azal abbia trovato un modo per proteggere e offrire allo stesso tempo, e che Erkan, con la sua discrezione vigorosa, sia esattamente sulla stessa frequenza. Per due persone abituate a trasformare la finzione in emozione, è quasi naturale trasformare la realtà in poesia contenuta. Eppure, non dimentichiamolo, questa storia ha delle radici precise, mesi e mesi in cui ogni apparizione separata è stata scandagliata, in cui ogni post breve è stato letto come una mappa del tesoro, in cui ogni smentita non è mai stata davvero definitiva e ogni sorriso mai davvero casuale. È in quella lunga gestazione che si capisce la portata del momento di ieri. Chi tace a lungo, quando parla, sposta l'aria. E Azal lo ha fatto. Non ha bisogno di ponti d'oro verso la verità, non ha bisogno di specchi.
Le basta la propria consapevolezza, le basta quell'idea semplice e profondissima, la vita le appartiene, e nessuna notizia la riguarda davvero se non viene da lei. Che cosa ci resta, dunque? Ci resta la poesia di una frase senza punti esclamativi, ci resta la traccia di uno sguardo che chiude le porte superflue e lascia filtrare la luce da quella giusta. Ci resta la certezza che l'equilibrio tra riserbo e condivisione può essere la chiave, soprattutto quando gli occhi del mondo ti cercano anche quando non li cerchi tu. E ci resta un piccolo brivido, quello che sentiamo quando sospettiamo che una favola non abbia bisogno di conferme per essere vera. Perché certe verità, quando arrivano, non fanno rumore, si posano. Amici di Stelle Turche Rivelate, adesso tocca a voi. Diteci cosa avete sentito in quella pausa, cosa avete letto in quel sorriso. Secondo voi, Azal ha realmente confermato un passo grande con Erkan o ha preferito accompagnarci, con mano ferma, verso un domani in cui tutto sarà più chiaro? Qual è l'interpretazione che vi ha conquistati di più? Raccontatecelo nei commenti. Qui le vostre parole non sono soltanto reazioni, sono parte del racconto che costruiamo insieme, notte dopo notte. E se amate viaggiare con noi tra arrivi e partenze del cuore, ricordate di iscrivervi al canale, di mettere un like, di attivare la campanella. Così ogni nuova svolta vi raggiungerà senza farvi aspettare. Una cosa, però, è già cristallina, ed è quella con cui vi salutiamo. Azal Suba ha cambiato le regole del gioco. Ha preso la speculazione e l'ha trasformata in strategia. Ha ricordato a tutti che chi parla dopo un lungo silenzio non alza la voce, abbassa il mondo intorno. In questo nuovo capitolo, la storia non si consumerà nell'ansia di sapere, ma nella grazia di capire. E quando sarà il momento, ne siamo certi, saranno le loro stesse voci a tracciare la linea tra ciò che è pubblico e ciò che resta nel segreto bellissimo di due persone. Fino ad allora, restiamo qui, con il cuore leggero e gli occhi attenti, a guardare dove ci condurrà il loro passo. Restate con noi su Stelle Turche Rivelate. I più silenziosi, quando scelgono di farsi ascoltare, hanno sempre il racconto più intenso.